Buongiorno, tutto questo video è soltanto un pretesto per farvi vedere la bellissima Val di Rabbi. Già. E buongiorno amici, è proprio mattino presto. L'anno scorso abbiamo parlato di controlli pre-partenza più o meno in questo periodo, invece quest'anno vogliamo parlare delle cose da fare o non fare durante i viaggi e per fare questo cercheremo di immaginarsi uno dei nostri viaggi, ma non solo i nostri, anche i vostri, perché la gente chiacchiera. Stiamo partendo per la consueta meditazione montana pre-partenza estiva, così vi parleremo di un ambiente un po' più fresco. Siamo fermati a Madonna di Campiglio e visto l'orario un caffè ci voleva. E il Charlie l'abbiamo parcheggiato dall'altra parte della strada. Per chi non lo sa siamo a 1500 metri, sono le 10 del mattino e sono già 28 gradi. Stamattina una girella. E siamo stati fortunati. Qua c'è Illy. Dovevo mettermi occhiali da sole, non vedo niente. Sì. Ancora un'oretta e siamo arrivati. Per i bresciani Madonna di Campiglio è una specie di home spot perché è il posto più vicino dove si può andare a sciare. Diciamo per noi è stato come fare la colazione a casa, però che spettacolo. Freni puzzavano troppo, non ci siamo fermati per raffreddarli. Pronta? Quasi. Siamo in area sosta e questa è la vista. E che volete che vi dico? È uno dei posti migliori, ma non perché noi siamo famosi, ma perché ci siamo appellati alla conoscenza di The Family. Se guarderete questo video durante estate 2025 li trovate ancora qua. Ma per dire la verità, noi non li abbiamo ancora visti perché non si sono fatti vedere e non siamo nemmeno usciti dall'area sosta che abbiamo incontrato altri amici. Ho visto il panno là sopra. Ciao! State cucinando? Sì. E se avete freddo potete anche riscaldarvi. E ora si incomincia a salire. Questo video lo facciamo per parlare delle cose che ci chiedete più spesso. Ma attenzione, non ci sentiamo esperti viaggiatori, ma dobbiamo dire che da quando ci siamo conosciuti 35 anni fa abbiamo incominciato a viaggiare il giorno dopo e metà di questi con il camper. Visto che c'è ponte sospeso, andiamo a vederlo anche noi. Visto che parliamo soprattutto dei nostri viaggi, non possiamo non parlare delle nostre partenze, che sono sempre verso nord-nord-ovest, cioè attraversiamo la Svizzera. Perché ci piace la strada, i costi sono accettabili e il tunnel è compreso nel prezzo. Ma c'è subito un ma. Ma c'è subito un mito da sfatare, se vai in Svizzera ti pesano. Questo argomento l'abbiamo affrontato nel nostro video andando verso l'Olanda, ma abbiamo capito che dobbiamo tornarci sull'argomento. E il Charlie, è lì? Ma veramente non sappiamo quanti messaggi abbiamo ricevuto sull'argomento. L'altro giorno è arrivato un altro messaggio e 2 settimane fa abbiamo incontrato un camperista che tra l'altro ci conosce anche bene e ci ha ridomandato sull'argomento. Sì. Ma avete presente quanti centinaia, migliaia di camper attraversano Svizzera ogni giorno? Noi anche quando avevamo il nostro mansardato grande cacca viaggiante non ci hanno mai pesati, anche perché sull'autostrada una volta che hai vignetta non ti pesano. Se invece vuoi fare furbacchione, non pagare autostrada, prendere le strade normali e allora sì che si incavolano e li pesano. Poi è anche vero, se è un camper enorme come quello del The Family, allora potrebbero anche pesarti, ma loro comunque si guida con la patente C. Ma che baita stupenda!
Ma non è detto che questo non cambia, un giorno non ci peseranno tutti, cambia tutto come è cambiato il clima. Infatti anche le nostre partenze verso Svizzera sono cambiate. Eh sì, durante gli anni abbiamo cambiato la nostra abitudine e partiamo 2 ore prima rispetto a qualche anno fa. Così sappiamo di certo di trovare la coda davanti alla galleria di St. Gotthard, perché è ancora in lavorazione. Ma lo facciamo perché nel pomeriggio, non dico tutti i giorni, ma quasi ci sono i temporali. Su in cima ci sono temporali veramente violenti. Quindi ogni tanto anche le buone abitudini vanno aggiornate. Il ponte tibetano è quello lassù, però quello che non vi dice nessuno, che per attraversare potete utilizzare anche questo ponte qua. Molto molto spiritosa. Ora vediamo che dà per ponte sospeso di qua. Ma che spettacolo della scalinata! Ma in Svizzera ci sono anche altri cambiamenti. Certo, capire che il clima è cambiato non è mica difficile, ma non tutte le informazioni si riescono a trovare. Raga, però il percorso è veramente bello. Che fai, tagli? Ma sì! Guarda, sembra predisposto. Certo, tutto bello più corto, sembra fatto apposta, ma sotto bosco è morbidissimo, sto sprofondando. Ecco. Eccomi. Sempre tornando al nostro video viaggio verso Olanda, lì dove siamo in copertina a Nürburgring, abbiamo parlato, anzi vi abbiamo fatto vedere tutti i posti o quasi lungo l'autostrada da Lugano a Basilea, dove si può dormire lungo l'autostrada. Ma è ancora così? Ma le scale così le vorrei in casa. Infatti l'anno scorso, tornando dall'Irlanda, abbiamo trovato una brutta sorpresa in Svizzera. Fermandoci per dormire all'autogrill St. Gotthard Nord, prima della salita, abbiamo trovato, come mai ha detto, una brutta sorpresa, perché chiedevano per dormire, cioè stiamo parlando di autogrill dal parcheggio, 20 euro dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Noi ovviamente non abbiamo pagato, siamo andati avanti verso il prossimo autogrill, ma anche lì c'era una bellissima sorpresa, la sosta consentita, ora non mi ricordo se era 4 o 6, però non è che cambia tanto, non è che puoi proprio dormire per riposarti. C'è un strano fungo che veramente ha una strana forma, non so se ce lo censura il YouTube, però il posto è veramente scenografico. Sempre. E qui giù ci sono le cascate quelle di prima. Oh, ma ci siamo? Siamo alla cascata. Wow. Che forte! E questo è solo l'inizio del nostro racconto, dove abbiamo parlato di alcune cose che molti danno per scontate. E ora si beve. 12 seconds later. E siamo arrivati al ponte. Qualcuno si ricorda che io soffro di vertigini? Ma di brutto? Ti aspetto! Madonna! Tira un vento. Ora l'argomento delle mie vertigini l'abbiamo affrontato quando siamo stati su 3 cime, quindi non ci ritorno sopra. Però si potrebbe dire che sono quasi guarito? Quasi! Stavolta non sarei riuscito ad arrivare nemmeno qua. E dopo questa non molto breve introduzione, delle cose serie parleremo o più tardi o domani, dipende dall'acqua. E benvenuti nella Val di Rabbi. Approximately 10 hours later. Buongiorno, stamattina risaliremo il fiume fino a quella cascata lassù. Quella cascata lì. Beh, magari non proprio fin lassù, ma fino alla cascata sottostante. Mi sembra che ogni tentativo di avere un audio pulito oggi andrà, come si dice? Farsi benedire? Qui c'è un po' meno di rumore, ma dico io, ma guarda che posto. Ma noi stamattina abbiamo fatto una doppia colazione perché il percorso è piuttosto lungo, ma anche perché volevo parlarvi del carburante.
Arrivo. Dopo qualche ora di viaggio inizierà a mancarvi il carburante. Gli italiani sono piuttosto esperti su questo argomento, però ecco qualche esperienza diretta. In Germania, Francia, Slovenia, come in Italia, ma per differenza dalla Croazia, il carburante in autostrada costa molto di più. E state attenti soprattutto alla Svizzera, che una volta era mecca del carburante a buon mercato. Ma tutto questo lo sapevate già. Ma non tutti lo sanno che in Germania, per esempio, è molto facile risolvere questo problema, perché quasi ad ogni uscita avete un distributore del carburante, ma proprio ad ogni uscita. Anche se ovviamente è meglio dare un'occhiata su Google Maps prima di uscire. Anche se l'erba è stata tagliata, qui c'è comunque pascolo per le api. Anche perché le arnie sono a 100 metri. Andando in Irlanda l'anno scorso ci siamo accorti che nell'Europa dell'Ovest i prezzi del carburante si sono quasi allineati in tutti i paesi. E benvenuti nel bosco incantato. A parte il Lussemburgo dove costa comunque di meno, quindi se fate Francia-Belgio attraverso Lussemburgo fermatevi assolutamente lungo l'autostrada. Invece come sono i prezzi del carburante nella Europa dell'Est ve lo diremo dopo il nostro viaggio nelle Repubbliche Baltiche. Comunque basta che nella ricerca di Google scrivete prezzi del carburante in Europa e li troverete. Temperatura giustissima. È cascata anche lei. E si incomincia a salire. Adesso vediamo dove. C'è anche Kneipp. Io direi di approfittare di questa salita leggera per dire tutto quello che abbiamo da dire. Così si parla di meno. Madonna che pezzo. Vado un po' indietro perché sono in contraluce. E fin qua abbiamo parlato di quella parte di viaggio che molti chiamano spostamento, ma che a noi piace tantissimo, per quel motivo che realizziamo sempre almeno uno se non due video del viaggio stesso. Infatti l'anno scorso andando in Irlanda noi ci siamo fermati in tantissimi posti, Waterloo, La Louviers, Brighton, Stonehenge, infine addirittura in Galles. E ora il ponticello. E poi una volta arrivati, soprattutto se avete un van, vi accorgerete che magari non basta un lenzuolo per coprirvi. Per esempio in Danimarca già da prima notte abbiamo acceso il riscaldamento. Parlando con le persone ci siamo accorti che molti guardando il meteo si scoraggiano proprio a partire verso nord, addirittura verso Normandia, perché dà acqua tutti i giorni. Vabbè, questo è vero, piove tutti i giorni, ma basta avere abbigliamento adatto, perché la pioggia di solito dura poco. Per esempio, quando siamo andati a Slivlig, oppure addirittura sull'Etna, abbiamo dovuto mettere il cappellino di lana. Non esiste una stagione perfetta per un viaggio, ma tutti questi posti non mi sembreranno meno belli perché ogni tanto piove. E proprio quando incomincia a sentirsi un po' di caldo, arriva un po' di venticello. E fin qua sappiamo che la maggior parte di voi potrebbe essere d'accordo con quello che abbiamo detto. Da qua le cose cambiano drasticamente. Tornati dal fiume, riprendiamo il discorso. La farfallina. Sembra che ci stiamo avvicinando. Una volta arrivati alla destinazione, un'altra questione da affrontare sono le soste. E sono convinto che non esagero quando dico che in Italia le soste sono una questione ideologica. Mai visto una cosa del genere da nessun'altra parte in Europa. Durante i nostri viaggi abbiamo incontrato tantissimi viaggiatori, persone che vivono nel van e non abbiamo mai sentito che non si sono fermati a visitare un luogo che li interessava perché bisognava pagare area sosta, parcheggio o addirittura campeggio. Un conto è cercare di risparmiare, soprattutto se si viaggia per tanto tempo, come lo facciamo noi. Un conto è non visitare un posto perché non ce la libera. Pensate che in Germania, a Monaco, abbiamo visto due ragazzi con un Unimog a fermarsi per visitare il museo delle carrozze, è vero? È vero. Parlando proprio dal punto di vista economico, se avete già speso tanto per un viaggio, non credo che cambia più di tanto una sosta in più o in meno, ma mi sa che il problema è più ideologico. E se ci crediate o no, dopo tutti quelli viaggi, tutti i video che abbiamo pubblicato, prima cosa che ci chiedono, ma voi fate la libera? Come se cosa fosse più importante di tutte, siamo arrivati al Kneipp. E parlando proprio delle soste del Museo delle Carrozze c'è un altro argomento spinoso che si chiama visite a pagamento. Ma guarda che roba!
Ma vi dico un'altra cosa, solo per questo pezzettino di bosco valeva la pena venire. Proprio qualche mese fa siamo saliti sull'Etna, dove il costo del biglietto era 80 euro. 80 euro a persona, quindi tutto sommato 160 euro, che a alcuni suonerà ancora peggio. Però ci siamo detti, ma quando mai ci ricapita di nuovo? Quindi abbiamo preferito saltare qualche mangiata e salire sull'Etna. Poi parlando proprio della salita sull'Etna, nel prezzo del biglietto avete salite in cabinovia, poi se non c'è cabinovia come nel nostro caso per il trapovento salite con un 4x4, poi c'è un altro 4x4 che parte da 2005-2006, va fino a 2850 e lì c'è la guida che vi porta a 3000 metri, quindi tutto sommato. Ma tutto questo lo potete vedere nel nostro video Sicilia orientale. Poi è vero, nella Sicilia orientale si paga veramente di tutto e non si può visitare, almeno noi non abbiamo potuto visitare tutto, però si fanno delle scelte. E parlando del budget, non parleremo del budget, perché 2 anni fa abbiamo fatto un video come pianificare il viaggio e la parte del budget era la parte importantissima di quel video lì. Sintetizzando, pianificando un viaggio in anticipo avrete più tempo a godervelo, saprete cosa fare se sgarate con il tempo e non vi perderete le cose importanti, ma soprattutto saprete esattamente cosa andare a visitare in base al vostro budget, perché potete sceglierlo in anticipo. Perché la maggior parte delle persone, proprio come noi, non ha un budget illimitato. Ma parlando di cosa visitare e cosa no, parliamo anche delle grandi città, perché molti le snobbano. Sicuramente Ribe in Danimarca ha un fascino d'altri tempi, però non visitare Cristiania a Copenaghen ci sembra assurdo, soprattutto dopo aver fatto un viaggio così lungo. E non visitare Amsterdam perché c'è tanta gente è ancora più assurdo. E ora vi spiego perché. E lassù c'è un percorso faunistico. È un po' che la strada è così e il sole sta picchiando. E siamo sulla strada giusta. Coffee time. Amsterdam è una bellissima città, se si esclude la parte che va dalla stazione alla piazza Dam e dalla piazza Dam poi compresa la via dei negozi fino al mercato dei fiori. Lì trovate soltanto i negozi che trovate nelle vostre città e un po' di negozi di souvenir che vabbè, se uno vuole visitare li visita. Ma il resto è un posto stupendo e anche quando è pieno di turisti praticamente non trovate mai nessun tipo di calca. Partendo da, non so, i mercati delle pulci, Waterloo Markt, andando poi verso le case galleggianti, i Magerburg, quartiere cinese, insomma Amsterdam è praticamente da girare a piedi tutta quanta e sicuramente non vi pentirete. Ora è il tempo del caffè e di una merendina. Dopo tutto questo 2 ore e 10 per adesso. Unica cosa che non ho detto è che tutto questo lo troverete nei nostri video. La stessa cosa vale per tutte le grandi città. L'ultima volta quando siamo stati con le nostre figlie a Londra abbiamo girato 5 giorni senza mai rifare la stessa strada, se non magari un incrocio. Il treno è sempre il treno, ma il caffè è sempre il caffè. Ma il cielo è di un colore assurdo. Così come molti saltano le grandi città, molti saltano i posti, diciamo, conosciuti, li chiamano troppo turistici. Per esempio, il mercato di formaggio ad Alkmaar. Sì, c'è tanta gente, però è una vera e propria rappresentazione storica. Praticamente come lo facevano secoli fa, lo fanno uguale, cioè ce lo fanno vedere com'è. E per non parlare di mulini di Zandsche che tanti chiamano falsi, li chiamano Gardaland. Quelli mulini, signori, hanno fatto d'Olanda quello che sono solo stati restaurati molto bene. Ogni tanto salta fuori argomento se fare un viaggio o no, perché c'è poco tempo. Per esempio, non vado in Danimarca perché ho solo 10 giorni. Questo potrebbe essere una buona ragione, ma avrete ancora questi 10 giorni a disposizione? Meglio fare come i nostri amici, Clara ed Alessandro, che quest'anno avevano 10 giorni, volevano visitare la Sicilia, ma sapevano che non potevano fare il giro completo come noi. E cosa hanno fatto? Hanno preso la nave, così sono arrivati più velocemente da Genova e hanno fatto il pezzo che va da Palermo ad Agrigento, che comunque è un pezzo bellissimo. E comunque il resto della Sicilia l'hanno visto nei nostri video. Pronta? Il verde trentino e i pascoli per le api.
Se vi portate un paiolo e la polenta la potete preparare qua. E siamo davanti al fiume. Non affronteremo il discorso di cosa portarsi in viaggio, perché qualcosa abbiamo già parlato l'anno scorso nel video di controlli di pre-partenza, ma vi dico solo questa cosa, dopo l'esperienza irlandese: portatevi lo scotch, quello grosso per i pacchi, perché senza questo, dopo l'incidente, non saremmo riusciti a assemblare il nostro specchietto e proseguire il viaggio. Comunque, tutto lo trovate nel video Backstage Irlanda. Invece le piastre antisabbia, quelle vanno bene se andate in Danimarca oppure anche in Irlanda, ma se andate a Milano Marittima probabilmente non vi servono. Incominciamo a avvicinarci alle cascate. Sempre le solite foto per Instagram. Qui c'è poco da parlare. Da qua in avanti è troppo umido, quindi mettiamo via tutta l'attrezzatura e utilizzeremo soltanto il telefono. Arrivati! Valeva la pena, qui ci si può pure commuovere. Ma che meraviglia! Ce ne sono tantissime. E ultimo pezzo lo pappo io. Come consiglio finale, anche se noi non diamo i consigli, se vedete qualcosa di interessante lungo la strada, fermatevi a vederlo, perché non è detto che rifarete questa strada mai più nella vita. Così come se fate questo il nostro giro e andate a vedere la cascata, fermatevi a mangiare alla malga, perché strangola preti così. Io non è che non l'ho mai mangiato, è uno dei migliori piatti che abbia mai assaggiato. Pensavamo di nominare questo video 5 cose da fare o non fare durante i viaggi. Ma evidentemente abbiamo sgarato. Buon viaggio a tutti!